Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questa mattonella Granny con al centro un cuore. È uno schema semplice, ovviamente veloce da fare, ma soprattutto questa mattonella la potete abbinare alle mattonelle Granny classiche, quindi fare un lavoro per esempio in cui in alcune mattonelle inserite il cuore all'interno e altre invece le lasciate lisce, solo Granny. Arrivate fino alla fine del tutorial perché vi do qualche consiglio su come adattare lo schema se volete fare un lavoro che abbia bisogno di una lavorazione più morbida o un po' più rigida. Se vi serve il tutorial del Granny classico lo trovate nella descrizione del video, e per unire le mattonelle sapete che ho fatto un tutorial in cui vi mostro 4 metodi per unire le mattonelle con l'uncinetto. Ovviamente possiamo fare la mattonella solo di 2 colori o con più colori, questo ovviamente dipende da quello che volete fare. E a proposito di questo, fatemi sapere cosa fareste voi con questo tipo di mattonella, oppure che tutorial vorreste che vi facessi con una mattonella come questa. Per queste mattonelle io ho utilizzato il filato Duetto, che è un misto lana da lavorare con ferri o uncinetti da 4 mm, e ho usato un uncinetto da 4 mm. E visto che poi so che me lo chiederete, la mattonella, la mia, è larga poco più di 11 cm, però ovviamente la grandezza dipende dal filato che utilizzate, dall'uncinetto e anche dalla nostra mano. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo e tiriamo. E iniziamo lavorando 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella. Lavoreremo tutto il primo giro in questo cerchietto. Se preferite, al posto delle 4 catenelle chiuse con il punto bassissimo, potete fare l'anello magico. Nel giro 1 lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e una catenella per l'archetto, e nel cerchio lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3 e una catenella, e ripetiamo 3 punti alti, una catenella altre 2 volte. 1, 2, 3, una catenella, 1, 2, 3, una catenella. Quindi abbiamo 3 triplette di punti alti separate da una catenella e queste 3 catenelle che rappresentano un punto alto. Quindi completiamo anche la prima tripletta lavorando 2 punti alti, 1, 2, e questa è la quarta tripletta. Chiudiamo il giro nel primo punto alto, quindi appunto nella terza catenella, ma in questo caso anziché chiudere con un punto bassissimo chiudiamo con un punto basso, quindi entro nella terza catenella e lavoro un punto basso. Ed ora lavoriamo nel prossimo archetto. Qui lavoriamo un mezzo punto alto, 2 punti alti, 1, 2 e 7 punti alti doppi, 2 volte filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2, e ne lavoro in tutto 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
sotto abbiamo 3 punti alti, il primo è nascosto da tutti questi punti, quindi lavoriamo intanto nel secondo e lavoriamo un punto alto e un mezzo punto alto lo lavoriamo nel terzo punto alto del giro precedente. 2 punti bassi nel prossimo archetto, 1, 2, un mezzo punto alto nel prossimo punto alto, nel prossimo punto lavoriamo un punto alto, un punto alto doppio e un punto alto, poi lavoriamo un mezzo punto alto nel terzo punto alto della tripletta sottostante e 2 punti bassi nell'archetto, 1, 2. Nel primo punto alto della prossima tripletta un mezzo punto alto, nel secondo un punto alto, saltiamo il terzo punto alto e andiamo a lavorare direttamente nel prossimo archetto, dove lavoriamo 7 punti alti doppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 punti alti, 1, 2 e un mezzo punto alto. E concludiamo con un punto bassissimo nel punto alto centrale della tripletta sottostante. E tagliamo il filo. E lo portiamo dietro con l'uncinetto o con un ago. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e ci agganciamo al cuore. Ci agganciamo nel quarto punto alto doppio di questo lato del cuore. Apriamo bene il lavoro e vediamo che questo è il primo punto che abbiamo lavorato in questo archetto e contiamo 1, 2, 3 e 4 e ci agganciamo nel quarto punto. Il giro 3 lo lavoriamo tutto in costa dietro, vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella dietro del punto e in questo primo punto lavoriamo un punto basso, poi lavoriamo 2 catenelle, saltiamo un punto e nel successivo un punto basso, 2 punti bassissimi, 1, 2, una catenella e un punto alto nel punto alto centrale del giro 1. Una catenella, saltiamo il punto basso e il mezzo punto alto e lavorando dal primo punto alto lavoriamo 2 punti bassissimi, 1, 2, un punto basso, 2 catenelle, saltiamo un punto basso, 2 punti bassissimi, 1, 2, una catenella, saltiamo un punto basso, un mezzo punto alto, una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo
nel prossimo punto, che è il primo dei punti bassi nell'archetto, lavoriamo un punto alto e 2 punti alti doppi. 1, 2. Due catenelle, saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un punto alto doppio 2 volte filo sull'uncinetto, un punto alto e un mezzo punto alto, una catenella, saltiamo un punto e nel successivo un punto basso, e questo è il punto centrale della punta del cuore. Una catenella, saltiamo un punto e nel punto successivo un mezzo punto alto, un punto alto e un punto alto doppio. Due catenelle, saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo 2 punti alti doppi, 1, 2 e un punto alto, una catenella, saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un mezzo punto alto, un punto basso nel prossimo punto, una catenella, saltiamo un punto e nel punto dopo un punto bassissimo e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Lavoriamo un altro punto bassissimo nell'archetto e con il giro 3 abbiamo reso quadrato il lavoro. Da qui in poi lavoriamo giri di punto granny normalmente, lavorando solo negli archetti d'angolo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, e negli archetti dei lati triplette di punti alti. Quindi adesso nel giro 4 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, 2 catenelle per l'archetto e altri 3 punti alti nell'archetto d'angolo. 1, 2, 3. Una catenella di separazione e nel prossimo archetto 3 punti alti. 1, 2, 3, una catenella, 3 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, una catenella e arriviamo al prossimo angolo in cui lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2, 3, e continuiamo a lavorare in questo modo. Negli archetti dei lati lavoriamo triplette di punti alti, negli angoli 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e separiamo gli archetti dei lati con una catenella. E alla fine completiamo anche la prima tripletta del primo angolo lavorando altri 2 punti alti, 1,
2 e chiudiamo il giro nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. E se cambiate colore, qui fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo. Se invece non cambiate colore, fate un punto bassissimo nel prossimo archetto come prima e ricominciate con il prossimo giro. Ho lavorato un altro giro con un altro colore e questo è il risultato. Da qui in poi tutti i giri sono uguali. Come sappiamo, l'unica cosa che cambia è che sul lato in ogni nuovo giro abbiamo una tripletta in più. Se volete vedere nel dettaglio come si lavora il granny classico, ho fatto un tutorial specifico, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ultima cosa, se volete fare qualcosa che resti più rigido come un berretto, una borsa o comunque appunto volete una lavorazione più compatta, dal quarto giro in poi, quindi nei primi 3 giri lavorate come da schema, dal quarto giro in poi quando lavoriamo granny evitate di mettere la catenella tra le triplette dei lati, per tutto il resto lavorate nello stesso modo. In questo modo otterrete una lavorazione più compatta. Se invece volete fare maglie, coperte, comunque ottenere un tessuto più morbido, lasciate la catenella tra le triplette. E alla fine, come sempre, nascondiamo i fili attraverso i punti sul rovescio del lavoro. E anche per oggi abbiamo terminato. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Se farete delle meraviglie con questa mattonella, ricordate di farmi vedere i vostri lavori, sapete che potete condividerli con me taggandomi in Instagram oppure condividendoli nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!